Immaginate di tornare al 2008. Il mondo è in ginocchio per la crisi finanziaria. Le banche crollano e i governi intervengono con salvataggi miliardari. In questo contesto di caos finanziario, su una mailing list di appassionati di crittografia, appare un documento di appena 9 pagine, dal titolo abbastanza enigmatico. Bitcoin, : un sistema di pagamento elettronico peer-to-peer. L'autore si firma con uno pseudonimo, Satoshi Nakamoto. Nessuno sa chi sia davvero. Non si sa nemmeno se sia un uomo o una donna, una singola persona o un gruppo. Gli aneddoti sulla sua identità sono tantissimi. Questo è Moneta, storia dell'invenzione che ha cambiato il mondo. Il podcast che vi racconta una delle più grandi invenzioni dell'umanità, quella che ha dato letteralmente valore alle cose e che non smette mai di trasformarsi. Un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast. Questa puntata si intitola Bit. Nello scorso episodio abbiamo visto come nel corso del tempo la moneta si sia smaterializzata, diventando carta. Inizialmente garantita da metallo prezioso, poi solo dalla fiducia nei confronti di chi la emette. Lui è Edoardo Campanella, direttore dell'Investment Institute di Unicredit. Negli anni 60 e 70, con la diffusione delle carte di credito e dei sistemi bancari informatizzati, il denaro ha iniziato a perdere anche l'ultimo elemento di materialità, la carta appunto, diventando solo impulso elettronico. Circa il 10% di quella che oggi è considerata moneta ha la forma di monetine e banconote. PayPal, Apple Pay o Google Pay hanno reso digitale il mondo dei pagamenti quotidiani. Ma il vero salto è arrivato con la blockchain, la tecnologia dietro il Bitcoin e le criptovalute. La blockchain è una rete decentralizzata, un libromastro immutabile, visibile a tutti, senza un'autorità centrale che validi il flusso dei dati. Ma la blockchain dei Bitcoin non è solo un registro decentralizzato delle transazioni, che si allunga di un blocco ogni 10 minuti. È anche uno spazio in cui i miner, che nel gergo Bitcoin sono coloro che validano transazioni e creano nuovi Bitcoin, possono incorporare brevi messaggi. Questi includono di tutto, dalle proposte di matrimonio alle dichiarazioni politiche, persino citazioni bibliche o storiche, che rimarranno impresse per sempre sulla blockchain. Nei primi anni Satoshi comunicava con gli altri sviluppatori via email e forum. Era cortese, meticoloso, sempre attento a non rivelare dettagli personali. Poi, nel 2011, all'improvviso scrisse «Mi sto dedicando ad altro» e sparì. C'è chi ha pensato fosse il leggendario crittografo Hal Finney, il primo a ricevere una transazione in Bitcoin. Altri hanno puntato il dito verso Nick Szabo, uno dei pionieri degli smart contract. Persino Dorian Nakamoto, un ingegnere californiano, fu per anni inseguito dai giornalisti, anche se lui ha sempre negato. Anche l'analisi linguistica delle sue email non ha portato a nulla. L'inglese di Satoshi, infatti, alterna espressioni americane e britanniche per depistare ogni tentativo di identificazione. La speculazione sull'identità di Satoshi non è una semplice curiosità. Secondo le stime, il creatore di Bitcoin minò circa 1 milione di Bitcoin nei primi anni. Ad oggi quei Bitcoin non sono mai stati spostati e rappresentano un tesoro che attualmente varrebbe decine di miliardi di dollari. Un capitale che rimane dormiente, come se nessuno volesse o potesse toccarlo. Infatti, anche se solo una minima parte di quel capitale venisse liquidata, potrebbe innescare il panico e far precipitare i prezzi. Sentiamo Manuela Donofrio, Chair dell'Investment Institute di Unicredit. La storia di Bitcoin non è stata priva di scosse, anzi. Nel 2016 l'exchange Bitfinex subì uno dei più grandi furti della storia, circa 120.000 bitcoin spariti, per un controvalore oggi da decine di miliardi di dollari.
Un episodio che ha mostrato quanto sia vulnerabile non tanto la blockchain, quanto l'infrastruttura attorno ad essa. Negli ultimi anni il Bitcoin è entrato anche nei bilanci aziendali ed è nata una nuova creatura del mondo finanziario, le Bitcoin Treasury Companies o BTC. In alcuni casi queste società raccolgono nuovo capitale o emettono obbligazioni con l'unico scopo di comprare ancora più criptovalute, in un circolo vizioso per il quale, quando i prezzi salgono, si amplificano i guadagni. Il caso più famoso è quello di Michael Saylor e MicroStrategy, originariamente un'azienda di software non troppo brillante, ma che nel 2020 ha scommesso tutto sul Bitcoin. In pochi anni la sua capitalizzazione è esplosa, superando addirittura colossi finanziari come State Street. Una storia che ha fatto scuola, tanto che oggi ci sono centinaia di società in giro per il mondo che hanno seguito lo stesso modello. Nayib Bukele, the millennial president of El Salvador, successfully advocated for a law making his country the first to adopt the cryptocurrency as legal tender. Quando si parla di Bitcoin, i privati e le aziende non sono i soli protagonisti. Anche gli stati hanno una parte. Nel 2021 El Salvador è stato il primo paese al mondo a dichiarare il Bitcoin valuta a corso legale. Il presidente Nayib Bukele, millennial radicale e autoritario, noto per la sua immagine accuratamente modellata a colpi di social media e autodefinitosi provocatoriamente il dittatore più figo del mondo, ha presentato la scelta come una rivoluzione per l'economia nazionale. La scelta di Bukele non ha però guadagnato il plauso del Fondo Monetario Internazionale, con il quale il paese era in trattativa per un prestito da oltre $1 miliardo. Il fondo ha espresso più di una preoccupazione, dall'alto rischio di volatilità del bilancio statale alla scarsa tutela dei consumatori, fino al timore che i bitcoin potessero essere usati per il riciclaggio di denaro. Nel gennaio 2025 El Salvador ha fatto un passo indietro. Il Parlamento, sotto pressione del fondo, ha revocato lo status di moneta ufficiale al Bitcoin. Forse il Bitcoin non sarà la moneta del futuro, ma la tecnologia sottostante permette diverse utili applicazioni, destinate ad apportare molto probabilmente cambiamenti radicali nel mondo della moneta. This afternoon we take a giant step to cement the American dominance of global finance and crypto technology. Numerose banche centrali in tutto il mondo stanno infatti analizzando e sperimentando l'emissione di una valuta digitale sovrana. Queste non sarebbero criptomonete, ma versioni elettroniche della moneta tradizionale, emesse e controllate dalle banche centrali. Tra i progetti più avanzati c'è quello cinese, con lo yuan digitale, che è già operativo. In Europa la BCE sta lavorando all'euro digitale, che però non vedrà la nascita prima del 2029. L'amministrazione Trump, invece, è contraria allo sviluppo di un dollaro digitale e punta invece alle stable coins, delle monete digitali private, ma legate alla moneta ufficiale e garantite da debito pubblico. Ancora Manuela Donofrio. Satoshi Nakamoto, nel blocco zero della blockchain, il cosiddetto Genesis Block, lasciò un messaggio, una frase presa dal Times di Londra del 3 gennaio 2009. Cancelliere sull'orlo del secondo piano di salvataggio per le banche. Una specie di manifesto politico, un modo per dire che i bitcoin nascono come risposta al collasso del sistema bancario. Il commento rimanda all'instabilità finanziaria che è seguita al fallimento di Lehman Brothers ed è un'allusione al ruolo del Bitcoin come alternativa alla moneta di Stato e agli intermediari finanziari, come le banche o i gestori di servizi di pagamento. Con la decentralizzazione, la fiducia non è più riposta in una singola istituzione, ma nella rete stessa o nei suoi algoritmi. Nessuna singola entità ha il controllo esclusivo. Ovviamente quello dei bitcoin è un sistema non privo di rischi. Finché il mercato sale, comprare più criptovalute può sembrare un'idea geniale. Ma quando arriva un momento di difficoltà, un cripto inverno, come viene chiamato, come è successo nel 2018 o nel 2022, le perdite rischiano di moltiplicarsi alla stessa velocità. Ecco perché molti economisti ed analisti finanziari continuano a mettere in guardia da questo paradiso degli sciocchi.
Un sistema che funziona solo in un contesto di entusiasmo collettivo, ma che può trasformarsi in una trappola dolorosa per gli investitori alla prima gelata del mercato. Molto più silenziosa di El Salvador è la storia del Bhutan. Questo piccolo regno himalayano, famoso per aver sostituito al PIL l'indice di felicità interna lorda, ha iniziato da anni a minare Bitcoin sfruttando le sue abbondanti fonti di energia idroelettrica. Per il Bhutan, il mining non è un esperimento politico, ma una strategia economica: trasformare energia rinnovabile in una valuta digitale da accumulare o da vendere sul mercato globale. Un modo, insomma, per diversificare l'economia di un paese che tradizionalmente vive di turismo e agricoltura. Due storie diverse, quasi agli antipodi: da un lato El Salvador, con una rivoluzione gridata sui social, dall'altro il Bhutan, con una scelta discreta e quasi nascosta. Se è vero che Cina ed Europa si muovono nella stessa direzione, quella delle monete elettroniche nazionali, è vero anche che lo fanno per ragioni diverse. Francoforte vuole evitare che monete private e poco regolamentate possano diventare fonte di instabilità finanziaria. Pechino, invece, vuole poter tracciare ogni singola transazione dei suoi cittadini per aumentarne il controllo autoritario. Mentre Washington, con Trump, vuole invece evitare un'eccessiva intrusione dello Stato nella vita degli americani, perseguendo obiettivi quasi libertari, senza però indebolire la domanda di debito pubblico. Modi diversi di vedere al futuro, ma con una chiara regia governativa in tutti i casi. Dalle enormi pietre dell'isola di Yap al conio di metalli preziosi, dalle banconote di seta cinesi all'euro digitale, la moneta ha cambiato forma innumerevoli volte, ma non la sua essenza. Il suo valore non risiede nella materia di cui è fatta, ma nella fiducia che decidiamo di attribuirle. Bestiame, pietra, oro, rame, carta o bit. Alla fine la moneta non è altro che un accordo collettivo, fragile e potentissimo, che funziona solo finché scegliamo di crederci. Resta un interrogativo. Il futuro apparterrà alle criptovalute decentralizzate, libere da ogni confine, o alle valute digitali di Stato, eredi del potere sovrano sulla moneta? La risposta dipenderà da ciò in cui decideremo di riporre la nostra fiducia. Ringraziamo Edoardo Campanella e Manuela Donofrio dell'Investment Institute di Unicredit. Il nostro viaggio nella storia della moneta finisce qui. Grazie per averci ascoltato. Moneta, storia dell'invenzione che ha cambiato il mondo, è un podcast realizzato dall'Investment Institute di Unicredit, prodotto e distribuito da 24 Ore Podcast, scritto da Edoardo Campanella e Leonardo Segato.